Potrei prendere la chitarra di James Hetfield dei Metallica per fare un riff dei Megadeth. Ciao chitarristi, se siete tra i tanti che hanno dubbi sul mondo misterioso delle scale modali, oggi provo ad aiutarvi. Per farlo infatti prenderò alcune canzoni per ogni modo, con esempi pratici, vi farò capire perché quel brano si dice che sia suonato secondo quella scala modale e soprattutto vi faccio sentire come suonerebbe se non fosse suonato in quella scala modale. E quindi la differenza per rendervi conto ancora di più di cosa stiamo parlando. Avendo bisogno di tanti suoni perché faccio cose veramente tanto diverse una dall'altra, sfrutto per questo video il Boss Katana 50 nella versione EX, che è quello che avete già visto qui sul canale per colpa dei ragazzi di Musical Store 2005. Questa volta però ho la pedaliera, che è un po' il suo punto forte. Come funziona? Facilissimo, basta attaccare un cavo qui dietro, l'altra parte del cavo all'amplificatore, accendere l'amplificatore magari, e la pedaliera si accende. Con ogni bottone si cambiano i preset all'interno dell'amplificatore, quindi non è neanche da configurare, è già configurata, e qua si sblocca la funzione doppia. Infatti ogni switch è associato a un canale, ma contemporaneamente anche un effetto. Quindi se io voglio andare sul suono 3 e accendere il delay, poi schiaccio function, delay, si accende, fatto, fine, facilissimo. Come sapete, la mancanza della pedaliera sul Boss Katana 50 è sempre stato il suo punto debole. Abbiamo parlato della nuova versione compatibile con questa bellezza in questo video qui sopra. Ve lo lascio qui, guardatelo e poi fatemi sapere nei commenti perché la questione non è così semplice. Comunque, non trovo occasioni migliori per utilizzarla, così posso passare dal suono metal per quella cosa che dopo vi spiego, al suono clean per la cosa che vi spiego invece adesso, cioè tra un attimo. Allora, partiamo con il dire che secondo me bisogna un po' staccarsi dal concetto di modi come se fossero la stessa scala ma semplicemente con un punto di partenza diverso. So che è una delle spiegazioni più diffuse, soprattutto per far capire questa cosa a chi è un po' più a secco di teoria musicale, ma fidatevi di me, almeno per questo video staccatevi un attimo da questo concetto. Cercate di immaginarvi come se ogni modo generasse una tonalità tutta sua. Per quelli più acculturati di teoria lasciatevi passare certe cose, sto cercando di far capire e incuriosire più persone possibili, anche quelli che di teoria non ne sanno niente. Esistono i modi maggiori e i modi minori. Quelli maggiori sono il primo, che è la scala maggiore, il modo lidio e il modo misolidio. Quelli minori sono tutti gli altri, di base. Come riferimento appunto si prende il terzo grado. Se l'intervallo nella scala tra prima nota e terza nota è una terza maggiore, il modo è maggiore. Se l'intervallo tra la prima nota e la terza nota della scala è una terza minore, sarà un modo minore. Di base queste informazioni ci servono per capire che per ricavare un modo maggiore, come scala partiremo di base dalla scala maggiore, mentre per ricavare i modi minori partiremo dalla scala minore naturale. Ora prendo il modo dorico, una chitarra e li uso per spiegarvi che cosa intendo. Se prendiamo la scala dorica di La, diventa molto facile capire il tutto. Un modo per ricordarsi la scala dorica è quello di rapportarla alla scala minore naturale, come vi dicevo poco fa. Quindi basta ricordarsi quella per ricavare poi il modo dorico. Partendo dalla scala di La minore naturale, che non ha alterazioni, è ancora più facile. L'unica cosa che devo fare poi è prendere il sesto grado della scala e alzarlo di mezzo tono. Così le note della scala passano da essere La, magari uso un suono pulito, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol e ancora La, passano a essere La, Si, Do, Re, Mi, non il Fa perché qua è il sesto grado, lo alzo a Fa diesis e poi Sol e La. Quindi se poi facciamo quello che normalmente siamo abituati a fare sulle scale maggiori e minori, ovvero armonizzarle per generare degli accordi su ogni grado della scala, ci accorgiamo come la scala di La dorico generi una sequenza di accordi che non abbiamo in nessun'altra tonalità. In questo caso La minore, Si minore, Do maggiore, Re maggiore o Re 7 se mettiamo la settima, Mi minore, Fa diesis diminuito, semidiminuito se mettiamo la settima, e Sol maggiore o maggiore 7. Ora, come si è anche capito e si è sentito, quando sono arrivato sul Sol maggiore abbiamo avuto quella sensazione di risoluzione. Infatti questi sono gli stessi accordi che fanno parte della tonalità di Sol maggiore. E ok, ma il punto è che se noi teniamo come nota di riferimento, quindi come accordo di punta, quello preferito della nostra canzone, quello di La minore, non esiste una tonalità di La minore con questa sequenza di accordi, tranne quella di La dorico. Ora, un'altra piccola cosuccia. All'interno del video escludo il primo modo, che è quello maggiore, e il sesto, che è quello della scala minore naturale per ovvi motivi. Cioè, qualsiasi canzone in tonalità maggiore, in modo proprio semplice, o minore, in tonalità proprio
semplice semplice, va bene per fare l'esempio, quindi è pieno il mondo di queste canzoni, io voglio farvi degli esempi specifici. Partiamo dai Pink Floyd, loro ci possono dare una mano gigantesca. Prendiamo l'esempio della canzone Breathe dei Pink Floyd. Prendiamo gli accordi della canzone. La canzone fa l'accordo di Mi minore e poi La maggiore. Quindi siamo in tonalità di Mi dorico. Ora, per rendere l'esempio più semplice, lo trasporto nella tonalità con cui abbiamo fatto l'esempio della scala prima, perché lo so che questo può aiutarvi. Quindi è come se la canzone iniziasse con l'accordo di La minore per poi passare su Re maggiore. Se noi prendiamo la tonalità di La minore naturale, quindi ipotizziamo che la canzone, essendo tutta incentrata sull'accordo di La minore come accordo che ci fa sentire a casa, se dovesse passare poi a un accordo costruito sulla nota del Re, non dovrebbe essere un Re maggiore, ma un Re minore, se fosse la scala di La minore naturale. Infatti, se costruiamo gli accordi sulla tonalità di La minore naturale, abbiamo La minore, Si diminuito, 18 Si diminuito se è una triade, semidiminuito con la settima, Do maggiore, Re minore. In questo caso noi, nell'A dorico, come abbiamo visto prima, abbiamo alterato la nota di Fa e questo fa sì che in qualsiasi accordo della tonalità di La minore sia contenuta la nota di Fa, quel Fa è diventato un Fa diesis. Quindi cosa comporta questo? Che avendo cambiato il Fa in Fa diesis, all'interno dell'accordo di Re minore, la nota di Fa è la terza minore dell'accordo, perché Re, Mi, Fa. L'intervallo che c'è tra il Re e il Fa è una terza minore. Avendo espanso questo intervallo da Re a Fa, farlo diventare Re, Fa diesis diventa una terza maggiore e quindi l'accordo inevitabilmente cambia e non è più un Re minore, ma un Re maggiore. Quindi, se io suono la canzone Breathe dei Pink Floyd nella tonalità di La minore, faccio La minore e poi Re maggiore. Sentite qua? Se fosse in La minore naturale, invece sarebbe così. È un bel po' diversa. Comunque, lo stesso concetto si può applicare in un sacco di canzoni dei Pink Floyd. Prendiamo ad esempio The Wall. Re minore. E poi Sol maggiore. Questo Sol maggiore è esattamente come il Re maggiore che abbiamo suonato un attimo fa. Nella tonalità di Re minore naturale, quel Sol dovrebbe essere minore. E quindi non così, ma è proprio una canzone diversa. Ora, cambio di chitarra e cambio di suono per cambiare modo. Infatti ora tocca al modo lidio. Per spiegare questo modo mi ricollego a una delle frasi che ho detto prima, ovvero quello dei modi maggiori e dei modi minori. Il modo lidio infatti è un modo maggiore. Per ricavarlo partiremo appunto dalla scala maggiore, a cui bisognerà semplicemente alzare di mezzo tono il quarto grado. Ovviamente se volete un video in cui approfondiamo tutta questa cosa dei modi, ditemelo, perché ho dei modi per spiegare i modi che potrebbero aiutare tantissimo. Nella maggior parte dei casi però per spiegare il lidio viene usata la sigla dei Simpson. Però io voglio farvi un esempio rock. E quindi vi parlo di Dancing Days dei Led Zeppelin.
La sonorità è palesemente quella del modo lidio, ma con una puntina di blues. Infatti, oltre a suonare la nota lidia, ogni tanto viene tirata in ballo anche la blue note tipica della scala pentatonica blues. Nello specifico, di cosa si tratta? La canzone viene definita in tonalità di sol maggiore. Come possiamo vedere, la prima nota che suoniamo è un do diesis. Questa nota nella tonalità di sol maggiore non esiste. Quindi una canzone che non esiste, no. È semplicemente stata modificata la nota sul quarto grado della scala, quindi sol, la, si, do, e trasformata da do a do diesis. Così non è più una quarta giusta all'intervallo, ma si dice quarta aumentata o eccedente. Quindi parto a suonare proprio questa nota. Passo sulla quinta che è il re. Poi c'è sempre una base di sol all'interno di queste note, quindi sono sempre dei bicordi. Questa presenza del sol così costante insieme alle altre note è quella che ci dà il suggerimento principale poi insieme al do diesis per trarre la conclusione che il riff sia in tonalità modo lidio. E invece la nota blues è nella seconda parte del riff quando si fa, che insieme alla nota re viene fatto un bicordo partendo da questa nota che è un si bemolle. Si bemolle? Sì, è un si bemolle. È un si bemolle che poi passa a sol. Siamo in un modo maggiore e però stiamo suonando la terza minore. Cioè è un mischione di cose questo riff. Facile da suonare. Mancava un pezzo. Però il concetto qual è? Che stiamo suonando la nota lidia e la nota blues che è la terza minore. Se non fosse lidio, questo riff suonerebbe male. Perché invece del do diesis al secondo tasto suono il do al primo. Invece di cambia tutto, c'è poco da fare. Dopo il lidio avremo il misolidio, però facciamo un bel saltino, lo scavalchiamo. Non perché non abbia voglia di spiegarlo, ma semplicemente perché ho fatto un video dedicato al modo misolidio in un cos'ha di speciale. Vi lascio qui sopra tutta la playlist perché insieme a quel video, fatto su spoiler, Back in Black degli AC/DC, che è l'esempio che ho utilizzato, ci sono tante altre cose super interessanti. Cambio chitarra. Chitarra metal, suono metal. Che bello cambiare i suoni con questa semplicità, giuro. Proprio. Se andiamo in ordine, dopo il misolidio abbiamo il sesto modo che è la scala minore naturale alla fine. Anche qua la saltiamo per le motivazioni che abbiamo detto all'inizio del video. E quindi andiamo a forse una di quelle cose proprio stranissime. Il modo locrio. Sì, ho trovato un riff che è scritto con il modo locrio. Magari voi neanche sapete che esisteva. Siamo arrivati all'ultimo modo che è il locrio e per spiegarvelo tiro fuori una perla dei Judas Priest. Spoiler, non è l'ultimo modo, ne ho saltato uno prima, se vi siete accorti ditemelo nei commenti. Per quanto riguarda i Judas Priest, come avete sentito, parlo ovviamente dell'intro di Painkiller e adesso vi spiego perché questo riff è locrio. Partiamo dicendo che questo riff ha il suo centro sulla nota di Mi e questa cosa è costante, il riferimento sul Mi è martellante proprio. Dopo questa nota suoniamo la sua settima minore che è il Re. Il Fa, che è la sua seconda minore. E già qui vediamo che non può essere un Mi minore naturale, perché sennò avremmo suonato un Fa diesis, non un Fa. Non sarebbe così. Ma no. Poi passiamo a un Sol come nota di passaggio sulla corda più grave, che è la terza minore. Quindi per adesso abbiamo suonato nota fondamentale, prima, seconda minore, terza minore e settima minore. L'unica nota che ci manca per entrare definitivamente nel modo locrio, è difficile anche dirlo quasi, da quanto fa schifo, è suonare la quinta
diminuita come grado della scala. Mi, fa, sol, la, si. Invece di suonare il si dobbiamo trovare un si bemolle. Guarda caso che cosa si suona dopo? Esattamente un power chord di si bemolle. E quindi abbiamo proprio tutti gli ingredienti per la scala Locrian, che sono fondamentale, seconda minore, terza minore, settima minore e questo quinto grado che è stato bemollizzato, quindi abbassato di mezzo tono rispetto a quello di partenza, e abbiamo ricavato così questa sonorità un po' creepy, un po' strana, un po' metal. Però quello che ci dà la conferma definitiva è proprio questo power chord. Non fosse stato Locrio, quindi minore naturale, già avremmo il fa diesis. E poi non avremmo il si bemolle, ma il si. Capite che la cosa non quadra. Quindi ora, se volete fare i fenomeni e tirarvela con i vostri amici che sapete suonare qualcosa di Lotrio, il nuovo modo, suonate Painkiller dei Judas Priest. Solo il riff però, il resto della canzone cambia. Comunque tanta musica metal è fatta con scale modali strane. E qui mi torna comodo spiegarvi il modo che ho saltato, ovvero il modo frigio. Lo so che non ve ne eravate accorti, anche se ve l'ho detto. Comunque il brano più utilizzato per spiegare questo modo è Wherever I May Roam dei Metallica. Ma io non voglio farla con una canzone dei Metallica perché sto usando la canzone... non so più parlare oggi. La chitarra dei Metallica e la faccio con una canzone dei Megadeth. Quindi vi beccate Symphony of Destruction dei Megadeth. Di base tutto quello che sentite di metal, che ha un suo centro tonale, come in questo caso che è il Mi, e passa di passaggio appunto da una nota che non è la sua seconda, che sarebbe fa diesis su Mi minore, ma su Fa, quindi fa questo intervallo di mezzo tono tra la nota fondamentale e la nota successiva. Di base potrebbe essere o frigio oppure, come abbiamo visto prima, arrivare a suonare addirittura all'Locrio. Però, se poi abbiamo la nota numero 5 della scala, che in questo caso, partendo dal Mi, sarebbe il Si, come abbiamo detto prima, e non è un Si bemolle su Symphony of Destruction, non è un Si bemolle, è un Si naturale, la quinta è giusta, e quindi non è Locrio, ma è frigio. Se non fosse stato così, sarebbe... fa già ridere solo pensarlo, ma... Comunque metal, ma non abbastanza... Ok, si capiva, dai. Io spero con questo video di avervi aiutato nella compressione, non nella comprensione. Non può essere tutto una cavolata in questo video. Nella comprensione dei modi, avendo ora degli esempi pratici da consultare e non solo delle nozioni teoriche che fanno le farfalline nel cervello. Se avete delle domande, sia sulle cose teoriche che vi ho spiegato, sia sulla pedaliera del boss katana che mi hanno mandato i ragazzi di Musical Store 2005, fate pure tutto il casino che volete qui sotto nei commenti. Come sempre io rispondo a tutti. Tranne a quelli che mangiano la carbonara con la panna. Quelli non si meritano neanche la pizza.